Unendo le mattonelle, come abbiamo imparato, otteniamo la nostra canottiera. Io per la mia ho lavorato delle strisce di 10 mattonelle, quindi 5 le vediamo sul davanti e 5 ovviamente sono sul retro, e ho lavorato 5 strisce. E per le bretelle ho lavorato 4 mattonelle, quindi 2 le vediamo sul davanti e 2 ovviamente sul retro. In questo modo ho ottenuto una canottiera che ha una circonferenza di circa 80 cm e una lunghezza di circa 53 cm. Io ho lasciato 2 mattonelle al centro, poi ho agganciato le maniche e ho lasciato una sola mattonella tra davanti e dietro per il giro manica. Ed ora vediamo come rifinire la canottiera. Vediamo i giri da fare sullo scollo, sul giro maniche e sulla parte bassa. Iniziamo con i giri che faremo sullo scollo e agganciamo il filo tra 2 mattonelle, quindi nell'unione tra 2 mattonelle, nella parte alta di una delle 2 bretelle. Prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo appunto nell'unione tra 2 mattonelle con un punto bassissimo, così. Lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono il primo punto basso ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassi. Negli archetti grandi, quindi negli archetti d'angolo delle mattonelle, lavoriamo nell'archetto 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Poi lavoriamo un punto basso sopra ogni punto alto doppio, quindi 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e un solo punto basso nell'archetto di 3 catenelle. Un punto basso sopra ogni punto alto doppio, quindi 4, 1, 2, 3, 4, 4 punti bassi nell'archetto d'angolo, quindi come abbiamo fatto all'inizio, 1, 2, 3, 4 e un punto basso nell'unione tra 2 mattonelle, sempre prendendo 2 fili. E ripetiamo in questo modo per tutta la circonferenza dello scollo, quindi un punto nell'unione tra 2 mattonelle, 4 punti bassi negli archetti grandi, quindi negli archetti d'angolo, un punto basso sopra ogni punto alto doppio e un solo punto basso nell'archetto di 3 catenelle. In questo modo completiamo tutto il giro. Lavorato tutto il giro, chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella, quindi il primo punto basso. E iniziamo il secondo giro. Nel secondo giro lavoriamo mezzi punti alti separati da una catenella, quindi 2 catenelle che sostituiscono il primo mezzo punto alto, una catenella di separazione, saltiamo un punto di base e nel successivo lavoriamo un mezzo punto alto e una catenella, saltiamo un punto di base e nel successivo un mezzo punto alto, una catenella e continuiamo così per tutto il giro. Terminato il giro lo chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella. Così. E iniziamo il terzo giro. Nel terzo giro lavoreremo un mezzo punto alto in ogni punto. Sostituiamo il primo con 2 catenelle ed ora lavoriamo un mezzo punto alto nell'archetto. Un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto. E continuiamo così, un mezzo punto alto nell'archetto, un mezzo punto alto sopra il mezzo punto alto.
E continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo tra la bretella e la canottiera. Nell'angolo dello scollo tra la bretella e la maglietta, in ogni angolo abbiamo un mezzo punto alto, quindi proprio nel punto di unione tra le mattonelle. Vediamo come fare qui una diminuzione. Lavoriamo il mezzo punto alto normalmente sul mezzo punto alto prima dell'angolo ed ora lavoriamo una diminuzione di mezzi punti alti in questi due archetti, quindi nell'archetto prima e nell'archetto dopo il punto proprio d'angolo. Quindi filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, porto fuori il filo sull'uncinetto, entro nel prossimo archetto, porto fuori il filo e chiudo tutto insieme. Lavoro un mezzo punto alto nel prossimo mezzo punto alto e ricomincio a lavorare normalmente, un mezzo punto alto nell'archetto e uno nel mezzo punto alto. In questo modo lavoriamo una diminuzione in ognuno degli angoli, quindi in ognuno dei 4 angoli tra le bretelle e la maglietta o tra la maglietta e le bretelle. E in questo modo terminiamo tutto il giro. Terminato anche questo giro, chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, quindi nella seconda catenella con un punto bassissimo. E lavoriamo il quarto giro. Il quarto giro lo lavoriamo come il secondo, quindi un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella. Sostituiamo il primo mezzo punto alto con 2 catenelle, poi lavoriamo una catenella, saltiamo un punto di base e nel successivo lavoriamo un mezzo punto alto. Una catenella, saltiamo un punto, un mezzo punto alto. E lavoriamo in questo modo fino ad arrivare, anche in questo caso, all'angolo tra le bretelle e la maglietta. Lavoriamo la sequenza, un mezzo punto alto, una catenella, fino a 5 punti dall'angolo, quindi dalla diminuzione che abbiamo lavorato nel giro precedente. Ed ora lavoriamo un'altra diminuzione in questo modo. Filo sull'uncinetto, salto un punto e nel punto successivo entro, porto fuori il filo, salto 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo e chiudo tutto assieme. Una catenella e ricomincio la sequenza normalmente. Salto un punto, un mezzo punto alto, una catenella. E continuiamo in questo modo per tutto il giro, ripetendo la sequenza e in ogni angolo, quindi in ogni punto in cui abbiamo fatto la diminuzione, lavoriamo una diminuzione in questo modo. Chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo sul primo mezzo punto alto, quindi sulla seconda catenella, e terminiamo con un giro di punti bassi, quindi 2 catenelle per sostituire il primo punto basso e un punto basso in ogni punto. Uno nell'archetto, uno nel mezzo punto alto, uno nell'archetto, uno nel mezzo punto alto. Continuiamo così fino al prossimo angolo. Arrivati all'archetto prima della diminuzione d'angolo, qui lavoriamo una diminuzione, quindi entriamo nell'archetto e portiamo fuori il filo, entriamo nel prossimo archetto e portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ricominciamo a lavorare un punto basso in ogni punto. E in questo modo, lavorando la diminuzione negli angoli e un punto basso in ogni punto basso, terminiamo anche questo giro. Terminato anche tutto questo giro, tagliamo il filo per fare la chiusura invisibile. Estraiamo l'uncinetto, infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile. Entriamo nella catenella del primo punto basso, quindi evitiamo le 2 catenelle e passiamo al punto basso ed entriamo in tutta la catenella.
e torniamo al centro della catenella dell'ultimo punto basso che abbiamo lavorato e creiamo un'ulteriore catenella. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Per il giro manica ho lavorato solo un giro di punti bassi e in questo caso lavoriamo un giro lavorando un punto in ogni punto, quindi un punto nell'unione tra due mattonelle, 4 punti negli archetti grandi d'angolo, un punto sopra ogni punto alto doppio, quindi 4 punti, e 3 punti negli archetti piccoli. E in questo modo completiamo tutto un giro di punti bassi e alla fine facciamo la chiusura invisibile come abbiamo imparato. Per la rifinitura della parte bassa della canottiera ho lavorato anche in questo caso solo un giro di punti bassi, un punto nell'unione tra due mattonelle, in questo caso ho lavorato 5 punti bassi negli archetti d'angolo, negli archetti grandi, un punto in ogni punto sui punti alti doppi e 3 punti negli archetti di 3 catenelle. Ho lavorato in questo caso 5 punti in modo che il giro vita sia bello morbido e che non segni. E la nostra canottiera è già pronta. Ed ora vediamo come ottenere la taglia desiderata. Come vi dicevo, questa è una taglia SM, ha una circonferenza di circa 80 cm e per ottenere questa canottiera la prima cosa da fare è fare delle prove. Quindi io ho fatto una mattonella e l'ho fatta con l'uncinetto da 3 mm, poi ho fatto un'altra mattonella e l'ho fatta con l'uncinetto da 3,5 mm e ho visto che entrambe andavano bene come risultato, come morbidezza, come tensione del filo. Però quella fatta con l'uncinetto da 3 mm misurava circa 8 cm, quella fatta con l'uncinetto da 3,5 mm misurava circa 10 cm. E quindi, volendo avere una circonferenza da 10 mattonelle, ho scelto di utilizzare l'uncinetto da 3 mm perché 8 cm per 10 fa 80 ed era circa la misura che mi serviva. Considerate poi che comunque la lavorazione è elastica e quindi ha un lasco. In questo modo quindi decidiamo che uncinetto utilizzare a seconda della misura che ci serve, sempre utilizzando uncinetti che ci diano un buon risultato a livello di texture. Un altro modo per variare la misura che otteniamo è variare il numero di mattonelle, quindi potreste avere un filato molto diverso, molto più sottile e quindi dover mettere per esempio più mattonelle nella circonferenza. In questo caso non c'è nessun problema, aumentate il numero di mattonelle e ripartite il lavoro in maniera diversa. Quindi per esempio se voi anziché 10 mattonelle aveste 12 mattonelle nella circonferenza, per esempio potreste lasciare anziché 2 mattonelle al centro, lasciarne 3 sia davanti che dietro. Oppure potreste lasciare sempre 2 mattonelle al centro, agganciare le bretelle e lasciare 2 mattonelle anche in ognuno dei 2 giri manica. Se invece per ottenere la misura più vicina a quella che vi serve dovete avere un numero dispari di mattonelle, in questo caso per esempio se ne aveste 11 potreste lasciare 3 mattonelle al centro davanti, poi agganciare le bretelle, una mattonella per ognuno dei 2 lati e solo 2 mattonelle sulla parte dietro. In questo modo, giocando con la misura dell'uncinetto e il numero di mattonelle della circonferenza, possiamo ottenere qualunque tipo di taglia. Per esempio, se doveste avere una taglia XL da lavorare, potreste anche decidere di fare le bretelle non con una striscia di mattonelle, ma bensì con 2. Queste sono tutte cose che potete decidere voi e potete decidere in corso d'opera. L'importante è prima di tutto definire la circonferenza, quindi chiudere una circonferenza e provare a vedere se effettivamente è la misura che ci va bene e dopodiché
Cominciamo ad agganciare le bretelle, vediamo se vogliamo mettere anziché una fila di bretelle, 2 file di bretelle, e la stessa cosa vale per la lunghezza della canottiera, quindi per quante righe agganciare per vedere la lunghezza della canottiera. Un altro suggerimento che vi do è, se avete per esempio il girofianchi un po' più forte del giroseno, potreste lavorare tutta la canottiera, per esempio nel mio caso con l'uncinetto da 3 mm, e gli ultimi 2 giri, quindi le ultime 2 righe di mattonelle, lavorarle con l'uncinetto da 3,5 mm. In questo modo la canottiera sarebbe più larga nella parte bassa. Sono sicura che avete capito come fare per ottenere la taglia giusta per voi. È molto semplice, l'importante è fare una prima mattonella e stabilire filato e uncinetto da utilizzare per avere più o meno la circonferenza che ci serve. E poi lavorate la vostra canottiera, provatevela strada facendo e vedrete che sarà semplice ottenere un capo veramente bello. Sono sicura che il video è già lunghissimo e quindi mi sbrigo nei saluti. Vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendomi dei messaggi qui sotto al video, e se rifate la canottiera, mi raccomando, mandatemi le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me creando un post sulla mia pagina Facebook, Uncinettando Crochet and Love, oppure taggandomi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!